Oggi continuiamo a parlare dei popoli osco-umbri o italici. E se l'ultima volta abbiamo approfondito il tema degli Umbri, oggi vorrei provare a rispondere alla domanda che mi è stata fatta da Federico, Cristiano, Roberto, Crispino e molti altri di voi che mi hanno chiesto di approfondire il popolo dei Piceni. Per quanto riguarda il tema degli Osco-Umbri in generale, il loro arrivo in Italia nel XII secolo a.C., i rapporti con la cultura proto-villanoviana, rimando direttamente all'introduzione del video precedente sugli Umbri e ora invece cominciamo immediatamente a entrare nel vivo della questione relativa ai Piceni. I Piceni sono un popolo che nasce intorno al IX secolo a.C. in un'area compresa tra le Marche e l'Alto Abruzzo. La cultura picena germoglia da quella proto-villanoviana grazie all'apporto di elementi diversi, non ultimo quello dei Liburni, un popolo che proveniva dalla sponda croata del Mare Adriatico. I Liburni, tra il IX, l'VIII e i primi del VII secolo a.C., portano avanti una fiorente attività commerciale legata alle rotte mercantili dell'Adriatico, tant'è che alcuni studiosi odierni hanno coniato il termine di talassocrazia liburnica per indicare appunto questo predominio commerciale marittimo dei Liburni su tutto il Mar Adriatico. I Liburni arrivano a fondare anche diverse colonie lungo la costa orientale dell'Italia, come ad esempio Truentum, l'odierna Martinsicuro nell'Alto Abruzzo, vicino al corso del fiume Tronto. L'elemento liburnico consente al Piceno di avere un canale preferenziale sia con il mondo illirico che con quello egeo, tant'è che due tipologie di spade che poi diventeranno canoniche per il mondo italico ed etrusco, come l'Oxifos e la Copis, verranno prima introdotte dai Liburni nel Piceno e poi trasmesse dai Piceni alle altre popolazioni dell'Italia. Secondo il linguista Giacomo Devoto, il termine Piceni andrebbe effettivamente utilizzato in maniera più corretta proprio per indicare questo primo amalgama proto-villanoviano e liburnico, mentre il popolo nato dalla fusione di un ulteriore elemento, quello appunto osco-umbro, umbro-sabellico, andrebbe indicato con il termine di Picenti. Oggi però questa distinzione non è più in voga e si usa semplicemente il termine di Piceni andando a specificare i diversi contesti cronologici. Secondo Plinio, l'origine dei Piceni andrebbe ricercata in una primavera sacra dei Sabini. La primavera sacra, o versacrum, era una modalità migratoria sacrale, della quale abbiamo già trattato in precedenza, che veniva solitamente portata avanti in caso di esplosione demografica o di carestia, e che prevedeva la consacrazione di un'intera classe d'età di giovani alle divinità e un suo successivo allontanamento dalla comunità, con il consiglio di andare a cercarsi una nuova patria. Secondo il mito relativo a questa modalità migratoria, i giovani nel loro peregrinare erano accompagnati e diretti da un animale totemico e secondo Valerio Flacco e Strabone, nel caso dei Piceni, l'animale totemico sarebbe stato Picus, il picchio, da cui appunto il nome di Piceni. Varrone, riportato da Dionigi da Licarnasso, ricorda come in Sabina, nella città di Tiora Matiena, l'odierna frazione di Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, vi fosse un santuario dedicato a Marte e all'interno di questo santuario un oracolo costituito proprio da un picchio che dava i suoi responsi, i suoi auspici, becchettando contro un palo ligneo. Forse è proprio da qui che è partita in origine la piccola migrazione di Sabini che ha portato l'elemento osco-umbro, umbro-sabellico, a sovrapporsi a quello proto-villanoviano e liburnio e a dar vita alla cultura picena come la conosciamo noi. D'altra parte, il legame con i Sabini è attestato dalla presenza in uno dei tre cippi di Penna Sant'Andrea in provincia di Teramo del termine touta safina, con la presenza della radice saf, che è comune in molte popolazioni sabelliche come distintivo e che significa semplicemente consanguinei.
Touta Safina significa tribù dei consanguinei, ma anche tribù sabina, tribù sabellica, quindi ad indicare una parentela con la famiglia sabellica e in particolare con i Sabini. D'altra parte va anche detto che, secondo l'etruscologo Adriano la Regina, intorno al IV secolo avanti Cristo i Piceni cominciarono a utilizzare un altro termine per autodefinirsi, quello di pupun, probabilmente legato appunto alla figura del picchio di Picus e che è attestato in altro materiale epigrafico datato appunto tra il V e il IV secolo avanti Cristo. Secondo Strabone, il territorio dei Piceni era delimitato a est dall'Adriatico, a ovest dall'Appennino, a nord dal corso dell'Esino e a sud dall'insediamento di Castrum Novum, l'odierna Giulianova. Sempre Strabone, però, in un secondo passo indica come confine meridionale il fiume Matrinus, ovvero il torrente Piomba, in Abruzzo, e in un terzo passo la città di Aternum, ovvero Pescara, e il fiume Pescara è segnalato come confine meridionale da Plinio. La questione del confine meridionale si complica ulteriormente considerando che i territori tra il Tronto e il Vomano erano attribuiti ai Pretuzzi, mentre quelli tra il Vomano e il Pescara ai Vestini. Va detto che elementi ascritti alla cultura picena si trovano in realtà anche a sud del Pescara, come ad esempio a Crecchio, e che sia i Pretuzzi sia i Vestini, pur essendo ricordati nelle fonti romane come elementi politicamente estranei ai Piceni, forse da un punto di vista culturale erano semplicemente delle loro emanazioni, considerando che appartenevano anche loro alla grande famiglia sabellica. Anche il confine settentrionale del Piceno in realtà è dibattuto e secondo alcuni rispetto all'Esino andrebbe spostato ulteriormente a nord, fino al corso del fiume Foglia. Le terre tra l'Esino e il Foglia, se nell'entroterra probabilmente erano di pertinenza degli Umbri, lungo la costa sarebbero state interessate dalla cultura picena settentrionale, quella espressa dalla stele di Novilara, datata tra il VII e il VI secolo a.C., una particolare tipologia di cultura picena molto interessata dall'influenza dei Liburni e molto poco da quella sabellica. Il 540 a.C., con la battaglia di Alalia o battaglia del Mare Sardo, vede l'asse etrusco-cartaginese espellere temporaneamente i greci dal Tirreno. Questo porta i mercanti greci a cercare rotte alternative e nuovi sbocchi commerciali e a trovarli riversandosi gradatamente nell'Adriatico. Questo comporta ovviamente una riduzione dell'egemonia dei Liburni, che verrà definitivamente spezzata 150 anni dopo con la fondazione da parte dei siracusani delle colonie di Ancona e di Adria. Il crollo della talassocrazia liburnica non influenza però in maniera eccessiva i Piceni, che continuano a essere punto di contatto tra il mondo illirico, quello greco, quello etrusco e quello italico. I Piceni continuano a importare ambra dal nord Europa e avorio dall'Oriente, e il VI e il V secolo a.C. sono probabilmente il momento di massimo splendore della cultura picena, come attestato dalle magnifiche sepolture di Belmonte, in particolare le cosiddette sepolture delle Amazzoni, che mostrano degli individui di sesso femminile seppelliti però con degli elementi militari, delle teste di lancia e delle teste di mazza, quest'ultime forse degli scettri, proprio a indicare uno status sociale elevato. Sarà alla fine del V e ai primi del IV secolo a.C. che invece il mondo piceno subirà una contrazione, a causa dei Galli che caleranno da nord. I Galli Senoni scenderanno in Romagna e nelle Marche, arrivando fino al corso dell'Esino, che se non lo era già prima, ora diventerà effettivamente il confine settentrionale delle terre dei Piceni. La religione dei Piceni non doveva essere molto diversa da quella delle altre popolazioni sabelliche e sicuramente la figura di Marte doveva ricoprire un ruolo centrale nel loro pantheon. Un'altra divinità che sicuramente doveva essere molto onorata era Cupra, il cui nome ritroviamo in alcune città delle odierne Marche, come ad esempio Cupra Marittima.
Cupra, il cui nome ritroviamo nella forma picena Chiperu nelle epigrafi di Crecchio, oppure nelle forme umbre di Cubrar, era una divinità che doveva il suo nome alla radice sabina cuprum, che significa buono, che ha la stessa radice del latino cupio, desiderare. E probabilmente doveva trattarsi di una sorta di madre terra analoga alla bona dea del Pantheon romano. Inizialmente i rapporti tra il mondo piceno e quello romano sono contraddistinti da un'interazione molto positiva. Nel 299 a.C., quando l'intensificarsi delle relazioni tra Etruschi e Galli Senoni aveva portato, a detta di Polibio, a una scorreria celto-etrusca nel Lazio, i romani per tutta risposta avevano sancito un trattato di amicizia e di alleanza proprio con i Piceni. E sempre i Piceni nel 295 a.C. avevano avvertito i Romani della fitta rete di intrighi e di alleanze in funzione antiromana che era stata ordita dal condottiero sannita Gellio Egnatio e che avrebbe portato alla famosa battaglia di Sentino o battaglia delle nazioni. Insomma, un rapporto che potremmo definire idilliaco. Eppure nel 269 a.C. tutto cambia. Non sappiamo esattamente cosa porta alla totale inversione dei rapporti tra Romani e Piceni. Sta di fatto che questi ultimi prendono le armi e decidono di muovere contro Roma. Di questo evento ne parlano diversi autori: Eutropio, Tito Livio, Orosio, Frontino, Floro. Eppure nessuno di loro entra nel dettaglio e specifica qual è la motivazione che porta i Piceni ad agire contro i Romani. Nasce spontaneo il dubbio che si sia trattato di una reazione esasperata ad una sorta di strangolamento figurato, progressivo, che un alleato ormai troppo ingombrante ed invadente aveva portato avanti nei confronti del Piceno. Se in effetti andiamo a considerare gli eventi storici che avvengono proprio in questo periodo, vediamo che c'è un intensificarsi della presenza romana sia in termini di coloni, sia in termini di legionari proprio nell'Ager Gallicus. Sicuramente si trattava di operazioni in funzione principalmente anticeltica. Eppure, evidentemente, i Piceni non riuscivano più a tollerare l'esondante presenza romana in quella che ritenevano, forse a buon diritto, la loro sfera di influenza. L'esercito piceno viene affrontato nel 268 a.C. dalle truppe del console Publio Sempronio Sofo e la battaglia viene ricordata perché è caratterizzata da un terremoto. Orosio scriverà che il terremoto sarà dettato dal disgusto della terra all'idea di dover sorbire il sangue di così tanti valorosi, mentre Frontino in maniera molto più pragmatica dice che il terrore superstizioso causato dalla scossa di terremoto nei Piceni viene sfruttato dal console per lanciare la carica decisiva dei suoi legionari. In ogni caso nella battaglia i Piceni vengono sconfitti e sebbene diversi territori vengano espropriati ed entrino a far parte dell'agro romano, comunque Ascoli ed altre realtà del mondo piceno rimangono semi-indipendenti ed entrano in quella galassia nota come quella dei Soci Italici, gli alleati italici di Roma. Agli inizi del I secolo a.C., i Piceni, come la maggioranza dei soci italici, agognano sopra ogni altra cosa l'ottenimento della cittadinanza romana. E questo perché nel frattempo si sono combattute le guerre contro i Celti della Cisalpina, si sono combattute le guerre puniche, le guerre macedoniche, si sono combattute le guerre di Siria e Roma è diventata la più grande potenza del bacino mediterraneo. Ora però gli italici vogliono finalmente poter godere da protagonisti e non più da subordinati di tutti quei privilegi economici e sociali che sono propri di una realtà così ricca e potente. Una realtà che oltretutto loro sanno bene hanno contribuito a creare e a difendere con il loro sangue e il loro sudore. Velleio Patercolo scrive però che quando giunge ad Ausculum, Ascoli Piceno, la notizia dell'assassinio del tribuno della plebe Livio Druso, che più di tutti si era operato per estendere la cittadinanza agli italici,
I piceni si rendono conto che purtroppo non possono ottenere quello che vogliono perseguendo mezzi leciti e soprattutto pacifici. E cominciano così immediatamente ad intessere tutta una serie di alleanze con le altre popolazioni italiche, anche con reciproci scambi di ostaggi a riprova della buona fede, e iniziando di fatto a pianificare una sollevazione di massa contro Roma. Quando la notizia di tutti questi movimenti giunge all'orecchio dei romani, questi inviano un pretore, Quinto Servilio, ad Ausculum per investigare. E Quinto Servilio riesce a porsi in maniera talmente tanto strafottente e prevaricante nei confronti dei Piceni da finire linciato. Se non che i Piceni, esasperati, non si limitano a linciare Servilio, ma linciano anche ogni cittadino romano in quel momento residente ad Ausculum. Comincia così nel 91 a.C. la guerra sociale e si tratta di una guerra come mai prima di allora i romani ne hanno combattute, poiché quelli che sono ora i nemici sono esattamente quelli che prima erano i loro più stretti alleati e collaboratori. I legionari si trovano a fronteggiare dei guerrieri che sono gli stessi con i quali pochi anni prima, spalla a spalla, avevano combattuto contro i Celti, contro i Cartaginesi, contro i Macedoni. Si tratta di guerrieri che sono addestrati come loro, equipaggiati come loro e che conoscono a menadito la loro strategia e la loro tattica. Insomma, in poche parole, si tratta di nemici formidabili. Vengono immediatamente a crearsi due distinti teatri di operazione e mentre nel sud Italia sono i Sanniti, insieme ad altre realtà del mondo osco, a contrapporsi ai Romani, nell'Italia centro-orientale sono principalmente i Piceni e i Marsi a dare filo da torcere alle legioni. Leggiamo in particolare di due condottieri dei Piceni, Gaio Vidachilio e Publio Ventidio, che nella battaglia di Mons Falarinus, l'odierna Falerone, riescono a volgere in fuga le legioni romane. I Piceni poi si appoggeranno anche a un personaggio molto particolare, un certo Agamennone, un capo pirata della Cilicia che era stato catturato dai Romani e affidato proprio ai Piceni affinché lo custodissero. Alla vigilia della rivolta, i Piceni liberano Agamennone e gli affidano tutta una serie di operazioni di guerriglia lungo il confine tra il Piceno e le terre di pertinenza dei Romani. Se inizialmente la guerra sembra arridere ai Piceni, a un certo punto assistiamo ad una svolta e la città di Ausculum viene assediata dalle truppe romane capitanate da Pompeo Strabone, padre del futuro famosissimo Pompeo Magno. Dopo 2 anni di assedio, nell'89 a.C., Pompeo Strabone riuscirà ad espugnare Ausculum, in parte la raderà al suolo e la saccheggerà. Se i responsabili della guerra sociale, alla fine del conflitto che verrà vinto da Roma, saranno duramente puniti, i romani comunque assegneranno agli italici l'agognata cittadinanza, proprio per evitare ulteriori ripercussioni e il ripetersi di scenari analoghi. I Piceni, in particolare, verranno ricondotti nella tribù romana detta Fabia. Il Piceno da questo punto in poi rimarrà profondamente legato alla famiglia di Pompeo, tant'è che quando Pompeo Magno marcerà contro Cesare recluterà diverse legioni proprio nel Piceno, che lo seguiranno in Spagna e combatteranno per lui anche in Africa.